Il progetto Aqualife è un progetto finalizzato alla conservazione della biodiversità di una peculiare tipologia di ambienti, unici al mondo sebbene ampiamente distribuiti a scala mondiale. Il progetto Aqualife è un progetto finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti Life Natura. Gli attori di questo progetto sono il beneficiario di progetto che è il Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga, come responsabile scientifico di progetto l'Università dell'Aquila con il laboratorio di sticobiologia e poi il settore di conservazione della Regione Abruzzo, che è colui che si occupa prevalentemente della disseminazione del progetto, che è uno degli aspetti cruciali dei progetti LIFE. Cofinanziato da Enel, stante la sensibilità dell'ente alla tutela della biodiversità dei GDE. Il progetto Aqualife è un progetto complesso, si occupa della biodiversità dei GDE. GDE è un acronimo che deriva dall'inglese Groundwater Dependent Ecosystems, sono gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. I GDE sono molto importanti dal punto di vista strutturale e funzionale e la loro biodiversità ha un ruolo fondamentale in termini di conservazione della biodiversità, che è il cuore del progetto, e la prioritizzazione di siti che possiedono fauna unica, fossili viventi, endemiti, specie nuove per la scienza. Andiamo a cercare le forme di vita che non sono forme di vita rare, ma sono forme di vita uniche e sono invertebrati. Sono piccoli organismi animali, il più delle volte di piccole dimensioni, taluni visibili a occhio nudo, talaltri no. Le sorgenti sono tra i GDE più noti. È facile vedere l'emergenza dell'acqua sotterranea che viene alla superficie. Chiaramente quest'acqua sotterranea è importante perché fonte primaria di approvvigionamento idrico per l'umanità, ma anche per la biodiversità. La biodiversità funziona da sistema precoce di allerta di eventuali fasi di inquinamento. L'acqua sotterranea non è solo un contenitore di acqua di buona qualità e quantità, ma è anche un ecosistema ed è questo il punto cruciale del progetto Aqualife. Studiare gli ecosistemi, valutarne, analizzarne la biodiversità ai fini della conservazione e nel contempo andare a vedere ma quest'acqua dal punto di vista chimico, fisico e quantitativo in che stato è? E calcolare il rischio biologico. Cioè noi usiamo gli animali purtroppo come sistemi precoci, quindi quando vediamo che gli animali sono a rischio noi diamo un warning. Anche la conservazione della biodiversità è a rischio, ma anche lo stato ecologico degli ecosistemi è a rischio. E conseguentemente mandiamo un messaggio: attenzione, il sistema sotterraneo o dipendente dalle acque sotterranee si sta alterando, perché ricordiamoci che le acque sotterranee dialogano non solo con le sorgenti, che sono il punto di emergenza di un'acqua sotterranea, non solo dentro una grotta, ma nei fiumi. Il progetto Aqualife prevede una fase preliminare di individuazione di siti di campionamento che possono essere i più rappresentativi possibili della eterogeneità di GDE nella nostra regione. Questo è un progetto multidisciplinare. Partiamo dall'assetto idrogeologico, passiamo all'assetto idrochimico e quindi studiamo la chimica delle acque, passiamo poi all'aspetto quantitativo, cioè a scala storica quest'acqua sotterranea e gli ecosistemi che ne dipendono hanno subito delle variazioni in funzione, per esempio, di alterazioni del regime di piovosità e del cambiamento climatico. E poi andiamo ad analizzare qual è la risposta della nostra biodiversità del GDE, che è una biodiversità unica. Quindi noi faremo una rassegna di tutti i GDE che sono stati campionati nella regione Abruzzo, più di 500 siti campionari all'interno della regione, distribuiti dalle linee di costa fino all'entroterra della nostra regione Abruzzo.
Per le acque superficiali conosciamo molto, ma c'è ancora molto da fare, ma per le acque sotterranee e in particolare per gli ecosistemi che dipendono dalle acque sotterranee, sebbene la ricerca scientifica abbia fatto enormi passi avanti, esiste ancora un vuoto normativo di enorme rilievo in merito al biomonitoraggio delle acque sotterranee e degli ecosistemi che ne dipendono.